Nello scorso video ci siamo lasciati con il racconto di una gara molto difficile e soprattutto molto bagnata. Oggi vi racconto come è andata a finire. Prima di tutto un po' di numeri. Quanto costa fare una gara di pesca? Ho speso 80 euro per partecipare alla gara, 60 euro per dormire in un B&B a Cabras e 60 euro per mangiare un super maialetto insieme a mia moglie e a tutti gli altri. E abbiamo speso circa un centinaio di euro tra esche, cime e qualcos'altro che serviva per il kayak. Moltissimi partecipanti hanno dovuto invece pagare tutto il viaggio dal continente e almeno 2 notti in più per dormire, mentre per noi il viaggio è stato ininfluente partendo da Cagliari. Al momento sono sesto in classifica, con una sola spigola ma da 50 cm. Prima di me, e favoriti della gara, i fratelli De Ida, che sono pescatori davvero molto in gamba e che conoscono anche molto bene la laguna. Ma i giochi sono ancora aperti. Buongiorno, sto morendo. Allora, giusto per farvi capire come ci si veste a strati: calzamaglia, calzini fino su. Questa è una maglietta antivento che ho comprato in montagna milioni di anni fa. Felpona del Decathlon, poi metto un'altra felpa. La prima cosa che faccio è quella di cambiare le ancorette dell'esca con cui ho preso la spigola, per evitare di perderne altre. E dopo una grandissima colazione si parte. Allora, oggi, nuova giornata di gara, ho cambiato un sacco di cose e mi sono accorto che ieri ero veramente troppo incasinato, avevo le cime lunghissime, migliaia di esche, avevo 3 cassettine, oggi ne riduco a 1,5, mi porto un po' di scorte, giusto che succede qualcosa. Un'unica canna, perché ieri veramente la seconda canna mi rompeva solo le scatole, tanto raga, pace, se si rompe ritorno indietro e prenderò l'altra, però vedi, non è che è facile rompere una canna, soprattutto, cioè, anzi è più facile romperla quando ce n'hai due. Infatti ieri è successo a una persona perché lancia, fai, non si capisce niente. Sono stato anche fortunato, sono capitato alla 6ª posizione e riprendere i primi sarà impossibile perché loro sono molto molto bravi, hanno pescato benissimo e oggi ovviamente pescheranno bene e si meritano di stare lì davanti. Però io piano piano sto cercando di capire, cioè per me è la prima esperienza, ma cosa più importante, speriamo di trovare la mia cassettina. Ieri ho lasciato lì e dove c'erano veramente 200 euro di artificiali, mamma mia, se me la son persa e metto a piangere. C'è la mia cassettina degli artificiali, c'è, senza quella oggi veramente ero fregato. E mentre tutti si preparano alla gara, io ho praticamente rivoluzionato il mio kayak. Queste sono le esche che userò. Vabbè, le riserve me le porto, ma tanto per, tanto queste non le uso. Qui abbiamo riserve di guerra. Anche se un sacco di frutta vuol dire un sacco di pipì, Cioè, vedete dove mi sono messo le pinze per slamare? Attaccate qui, tutto deve essere attaccato, ragazzi, sennò si stacca. E poi ho tolto gli elastici, ho creato questo quadrato dove attaccherò l'ancora in base a dove voglio scarrocciare. Vedete? Ci ho attaccato ora sia l'ancora galleggiante che quell'altra, cima molto molto più corta. Ieri c'avevo 15 metri, sono 30. Quadino, una sola canna, fine. Allora lui c'ha un sistema di ancoraggio super figo. Anello, lui se lo porta dove vuole e così praticamente il kayak scarroccia in base a dove vuole lui, perché ovviamente la posizione dell'ancora è fondamentale. Beh, noi siamo più rozzi, ho messo fisso. Allora vediamo un po', andiamo a rompere, andiamo a trovare i panini, che è la cosa fondamentale. A proposito, ho portato un'esca micidiale. Fuori morbidissimo. Dentro morbidissimo. Scusi, come si mettono i pesci? I pesci con la bocca qua chiusa, e se non la chiude, che gli opercoli non riuscite ad abbassare, non si rilassa, diciamo così, appoggiate sia il sopra che il sotto della bocca. E dopo le spiegazioni pre-gara per togliere qualsiasi dubbio, finalmente si parte. Dai Lapo, io quasi quasi mi lego a te. Secondo me arrivo prima. Tutti vanno lì, io andavo a sinistra. Mamma mia che partenza rocambolesca, mi sono strappato i pantaloni, ma tantissimo pure. Come avete visto il vento, praticamente ce l'ho in faccia. Quindi vuol dire che la costa dove il vento batte è quella lì.
e io provo a pescare proprio lì all'inizio, tanto tutti andranno a destra, io voglio provarmela a sinistra, vediamo come va. Dai, dai! Da quello che ho capito, le spigole si trovano nella sponda opposta a quella dove soffia il vento, ossia dove sbattono le onde, e io ho deciso di andare dove ieri ho preso la spigola. Ancora galleggiante in acqua, esca giusta e comincio a pescare. Oggi pescherò per le prime 2 ore sempre con la stessa esca, sondando quanta più acqua possibile e sperando di trovare le spigole. Ed è così che risalendo la corrente e scarrocciando e così via, piano piano mi faccio quasi mezza laguna. Oh ragazzi, è mezzogiorno, 3 ore, non ho visto niente, mi sono fatto un culone fotonico. Ora provo a cambiare di nuovo strategia, non so se pagherà, vediamo, che botta. Oh. La nuova strategia consiste nello spostarsi completamente e ancorarsi e provare a pescare nella stessa zona per una decina di minuti con esche diverse, prima a galla, poi a mezz'acqua, poi un po' sul fondo con le gomme. Preso. Oh, bella insalata di riso. E alla fine capisco che la strategia migliore è solamente una. L'unica gioia. E dopo il panino continuo a pescare per tutta la laguna, ma anche dopo 200 lanci non pesco niente. Aggiornamento, mi sono rotto le balle, basta, non ce la faccio più. Ho fatto 1 miliardo di lanci, non c'è niente, niente. Ho incontrato altri 2 col kayak, pure loro, niente, non c'è niente, ma le spigole sono un miraggio. Le spigole sono una leggenda. E tra uno splendido tramonto e migliaia di fenicotteri finisce così la mia gara. Io e Simone, gli uomini più depressi del mondo. Però mi sto consolando. Io pure. No, non ce l'ho alla fine. Allora, un po' mi consolo perché in molti non hanno preso nulla oggi. In realtà chi ha preso le spigole è riuscito a vedere la cacciata, si è fermato e hanno pescato lì tutta la giornata, proprio in 10 metri quadri. E forse se l'avessi fatto io ieri avrei potuto fare qualcosa in più. Vabbè, ma si impara sempre, non fa niente. Allora io l'avevo detto che erano bravi questi 2 disgraziati che stanno qui dietro. A parte lui, Franci, che senza di lui oggi il mio timone avrebbe fatto tipo 1 grado a destra e 0,5 a sinistra. Oh raga, complimenti, bravi. Qual è stato il vostro segreto? La verità, dove cazzo stavano le spigole? Dove erano queste spigole? Io non le ho trovate. Secondo me l'hanno prese dentro le reti, come ho fatto io ieri. Sì. Mentre tornavo ho chiamato Eva, ho detto mo torno un'ora prima, così carichiamo il kayak. Lei ha detto ma non riesci a prendere una spigola? Se ci riuscivo. Ma alla fine chi è che ha vinto la gara? È stato Stefano che ha trovato il punto giusto, si è fermato e ha preso una spigola enorme. Ci devo fare il video perché questa è un centro. Dì la verità, l'hai trovata e ti sei fermato Sono lì? fermato lì, sono rimasto tutto il giorno, ho aspettato che facessero le mosse e quando hanno mosso l'ho presa. Bravo, cazzo. Io invece una pippa manco ho trovate. Poi insieme a quello. Io peggio. Ma alla fine è stata una bellissima esperienza, anche con poche spigole. Ho conosciuto un sacco di amici e ho scoperto che c'è meno competizione in una gara piuttosto che sui social. Qui abbiamo riso, scherzato insieme e ci siamo scambiati anche i consigli. E insieme abbiamo caricato con fatica i kayak sulla macchina. E noi ci vediamo al prossimo video. Da Striscia la notizia è tutto. Ciao.